Allora, sono un'artista siciliana e si dovrebbe dire sono un'artista, ma il fatto che io sia siciliana è fondamentale per capire e comprendere il tipo di lavoro e di percorso che ho intrapreso scegliendo di vivere qui. Ufficialmente sono una pittrice, nel senso che il linguaggio che io ho tentato di studiare, di portare avanti è quello della pittura. E Palermo senz'altro è una città nella quale è possibile attingere da diverse scuole o da diverse maniere, da diversi artisti. Sono conosciuta soprattutto per la mia attività di ritrattista, che non sempre è apprezzata, ma da un punto di vista poetico per me è fondamentale perché all'interno di questa ricerca del volto c'è la ricerca dell'uomo, dell'anima. Infatti quasi sempre i miei ritratti sono appunti presi per strada che poi si evolvono anche nella raccolta di storie umane. È un po' il fatto di dipingere dal vivo o dal vero, come si preferisce, fa di me un'artista fondamentalmente legata a una concezione della pittura come fenomenologia, quindi come oggetto che incontra il soggetto e insieme si fondono nell'essere arte. Per cui per me l'arte è un fatto assolutamente, forse è banale dirlo, esistenziale. Io mi sono sempre domandata che cosa serva oggi, nel pieno dell'arte contemporanea, fare ancora dei ritratti o comunque occuparsi di pittura figurativa. Dato che la mia pittura è legata alla sensazione o comunque alla percezione della realtà, nell'eventualità di un raggiungimento di una verità esistenziale, penso che questa cosa sia assolutamente attuale per gli esseri umani e che sia il motivo fondamentale di un certo tipo di ricerca pittorica che è quella realista, ed è appunto il discernimento di ciò che è la realtà rispetto alla rappresentazione. E questa cosa è estremamente soggettiva, quindi mutuata dalle sensazioni dell'artista, mutuata dal corpo. In questo senso io credo che ancora dipingere dal vivo, dipingere la realtà, sia come essere nel pieno dell'atto di un evento, che è la rivelazione dell'esistenza delle cose. Credo che dietro questo tentativo quasi disperato di raccontare agli altri ciò che si percepisce della realtà ci sia un grande anelito di comunicazione universale e quindi da un certo punto di vista di condivisione, ed è quello che per esempio esisteva nella tragedia greca o in tutte le forme di arte, per esempio appunto quella più arcaica e rituale, di condividere con gli altri una forma di trascendenza. Infatti trascendenza e sacralità, secondo me, oggi sono le cose sulle quali l'arte deve ripuntare per determinare e scindere di nuovo il significato di un'immagine che sia appunto artistica da un'immagine che sia divulgativa o multimediale. Per cui la cosa più antica del mondo, che può essere un ritratto, una pittura figurativa, può contenere in sé tutta questa storia dell'umanità che è un anelito a Dio forse. Nella pittura c'è però una cosa molto, molto violenta secondo me, che è il fatto di essere icona, quindi di essere forse drammaticamente fuori dal divenire, e le mie pitture hanno questa pesantezza, molto lontana invece da altre cose che faccio sempre per la strada, che sono i disegni o gli acquarelli, che invece cercano di raccogliere informazioni del divenire e della quotidianità.